Break Time. Buongiorno ragazzi, io sono Ugo e benvenuti su Break News. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se non l'avete già fatto e iniziamo subito con la prima notizia, la presentazione di Xbox Series X del 7 maggio, dove finalmente si inizia a parlare dei videogiochi che sbarcheranno sulla prossima console. La presentazione è durata circa 40 minuti e tutti i titoli che sono stati mostrati sono stati ottimizzati per funzionare al meglio sulla nuova console di Microsoft. Ovviamente non parlerò di tutti i titoli, altrimenti la puntata durerebbe troppo. Infatti vi metterò l'elenco dei titoli in descrizione. Nel video parlerò soltanto di Assassin's Creed Valhalla, ossia diciamo quello più atteso. Il filmato alle mie spalle ci offre anche un assaggio delle potenzialità di questa Xbox Series X. Ubisoft ha dichiarato che il titolo sfrutta appieno l'hardware della console di nuova generazione per riprodurre in maniera estremamente dettagliata gli ambienti della Norvegia e dell'Inghilterra. Grazie all'SSD beneficia inoltre di caricamenti più rapidi. È stato già inoltre confermato che Assassin's Creed Valhalla sarà un gioco smart delivery. Coloro che l'acquisteranno su Xbox One o Xbox One X otterranno gratis una copia digitale per Xbox Series X. Bene, diciamo che il trailer ci ha un po' deluso, visto che ci aspettavamo qualche minuto di gameplay in più, anche se secondo me è stato fatto apposta così proprio per far aumentare la curiosità da parte del pubblico. Restando sempre in ambito console, in seguito all'annuncio della nuova partnership tra Electronic Arts e Google, con l'annuncio dell'arrivo di Star Wars Jedi Fallen Order su Stadia, parte dell'utenza Nintendo si era lamentata di uno scarso supporto da parte di EA Sport su Nintendo Switch. Ebbene, sembra che invece la software house sia intenzionata ad offrire un supporto intenso nel corso di quest'anno. Durante un recente meeting finanziario, Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha infatti offerto alcune delucidazioni in merito, confermando che ci sono diverse novità per quanto riguarda appunto Nintendo. Nello specifico, Wilson ha promesso molteplici giochi con un lancio su Nintendo Switch fissato per quest'anno. Nessun indizio è stato però fornito in merito all'identità di questi ultimi. Passiamo ora ad Huawei, che ha annunciato finalmente la disponibilità in Italia del MatePad Pro. Si tratta di un tablet di fascia alta dotato di display LCD con diagonale da 10,8 pollici e risoluzione 2K. Elevato il rapporto tra schermo e scocca, pari al 90% di una soluzione che lascia ampio spazio alla visualizzazione dei contenuti, ottenuto grazie a cornici strettissime e alla scelta di integrare la fotocamera anteriore da 8 megapixel all'interno di un foro. Il cuore pulsante di questo tablet, infine, è il processore Kirin 990, che dovrebbe assicurare prestazioni di alto livello. Adesso sono poi abbinati 6 GB di RAM e 128 GB di spazio per l'archiviazione. Passando invece alla fotografia, secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare un modello di Nikon chiamato Nikon Z30 che si posizionerà sotto la Nikon Z50. Si tratterà di una soluzione con sensore in formato APS-C senza EVF, portando una riduzione complessiva del costo ma permettendo l'utilizzo di ottiche della serie Z. Recentemente è stato registrato un modello che potrebbe corrispondere a queste caratteristiche.
E per finire, come sempre, le offerte della settimana, del quale vi metto il link di acquisto in descrizione. Iniziamo con il dire che se siete alla ricerca di un PC completo con performance superiori, ma non volete spendere una fortuna, la soluzione ideale potrebbe essere Partacare, il mini PC fanless che gode di un processore di ottava generazione, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e un SSD M2 da 256 GB, ad un prezzo di circa 450 euro. Per poi passare alle Action Cam, dove nel video vi mostrerò solamente le più rilevanti e le altre le metterò sotto qui in descrizione. Iniziamo dunque con Apeman Travo Action Cam A100, una camera nativa 4K a 50 frame per secondo con risoluzione 20 megapixel, ha il wifi integrato e stabilizzata ed esce con 2 batterie da 1300 mAh, la possiamo trovare a 89,99 € invece di 130. Poi abbiamo la Compark X30, sempre nativa 4K a 60 frame per secondo, 20 megapixel wifi impermeabile con schermo da 2 pollici, 2 batterie da 1350 mAh al prezzo di 62,99 € invece di 89,99 €. Bene, grazie ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e se avete domande scrivetele pure qui sotto nei commenti. Condividete questo video con i vostri amici in modo da aiutarmi a far crescere il canale e vi ricordo il prossimo appuntamento con Break News domenica prossima, sempre qui con me su Break Time, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!